Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Sono strafelice di ritrovarvi qui oggi per addentrarci in una storia che ha tenuto banco tra i social media, le riviste di gossip e le chiacchiere da bar. La presunta fuga romantica in Italia di Neslihan Atagul e Burak Özçivit. Sapete, quei due attori turchi che ci fanno sognare ad occhi aperti, protagonisti di soap opera che ci tengono incollati allo schermo e, soprattutto, capaci di farci credere ancora nel vero amore, anche se, a volte, con qualche piccolo intoppo. Lo so, siete tutti lì a chiedervi se le voci che circolano da settimane sono vere, se Neslihan e Burak, dopo un periodo di maretta, hanno davvero deciso di mettere da parte i problemi e rifugiarsi tra le bellezze del bel paese per ritrovare la passione e la serenità. Beh, preparatevi perché oggi vi svelerò tutto quello che sono riuscita a raccogliere, setacciando le informazioni come un cercatore d'oro alla ricerca della pepita perfetta. Analizzeremo indizi, intercetteremo rumors, alcuni più credibili di altri, ovviamente, e, soprattutto, cercheremo di capire cosa si nasconde dietro questa storia che, diciamocelo, ha tutti gli ingredienti di una vera e propria soap opera ambientata tra le calli di Venezia e le colline toscane. Ma prima di iniziare, un piccolo favore, se siete nuovi da queste parti, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella. Prometto che non vi deluderò. Ci saranno tante altre storie interessanti, gossip succosi e scoop che faranno tremare il mondo dello spettacolo. E, ovviamente, spazio anche ai vostri commenti e alle vostre opinioni, perché questo è un canale dove la condivisione è la parola d'ordine. Ok, bando alle ciance e tuffiamoci nel vivo della questione. Neslihan Atagul e Burak Özçivit. Pronunciate questi nomi ad alta voce e sentirete l'eco del successo, della fama e, soprattutto, di un amore che sembrava invincibile. Entrambi sono icone del cinema e della televisione turca, adorati dal pubblico per il loro talento, la loro bellezza e, diciamocelo, anche per quel pizzico di mistero che avvolge le loro vite private. Le loro interpretazioni in serie TV di successo come Kara Sevda e Çalku hanno fatto breccia nei cuori di milioni di spettatori in tutto il mondo, consacrandoli come delle vere e proprie superstar. E, come spesso accade in questi casi, la loro vita privata è diventata un terreno fertile per gossip, indiscrezioni e pettegolezzi di ogni genere. Negli ultimi tempi, però, qualcosa sembrava essersi incrinato. Voci insistenti parlavano di una possibile crisi tra i due attori, di incomprensioni, litigi furibondi e, addirittura, di una possibile separazione. Fonti anonime, le solite, a dire il vero, rivelavano dettagli piccanti su presunte scenate di gelosia, incompatibilità caratteriali e difficoltà a conciliare le esigenze professionali con la vita privata. Ovviamente, come spesso accade in questi casi, la verità era difficile da accertare, avvolta da un alone di mistero e alimentata dai desideri, o dalle malelingue, di chi li vorrebbe vedere separati. E poi, come un fulmine a ciel sereno, la notizia che ha sconvolto il web: Neslihan e Burak sarebbero stati avvistati in Italia, in una fuga romantica disperata per cercare di salvare il loro matrimonio e ritrovare l'armonia perduta. Apriti cielo! La notizia ha fatto il giro del mondo in pochi minuti, scatenando un vero e proprio tsunami sui social media. Hashtag dedicati, gruppi di discussione infuocati e commenti di ogni genere hanno invaso la rete. Tutti si chiedevano la stessa cosa, è vero? Dove sono stati visti? Cosa stavano facendo? E, soprattutto, riusciranno a superare questo momento difficile? Io, ovviamente, non potevo rimanere a guardare. Il mio spirito da detective del gossip si è risvegliato e ho deciso di vederci chiaro. Ho iniziato a scavare a fondo, a cercare conferme, a contattare le mie fonti e, credetemi, ne ho diverse, sparse un po' ovunque nel mondo dello spettacolo. Ho letto articoli di giornali, forum online, blog specializzati e commenti sui social media, cercando di mettere insieme i pezzi del puzzle e di ricostruire la verità, o, almeno, la verità più verosimile. E cosa ho scoperto? Beh, preparatevi perché la verità, come spesso accade, è un po' più sfaccettata e complessa di come appare a prima vista. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza e di separare il grano dall'olio. Innanzitutto, è vero che Neslihan e Burak sono stati in Italia. Questo è un dato di fatto, confermato da diverse testimonianze e, soprattutto, da alcune foto che li ritraggono in diverse località del nostro paese. Non si tratta di immagini rubate o scattate di nascosto.
ma di scatti fatti da fan che li hanno riconosciuti per strada e che hanno avuto la fortuna di scambiare qualche parola con loro e di chiedere un autografo o una fotoricordo. Quindi, la fuga in Italia c'è stata. Ma cosa ci facevano esattamente nel nostro paese? E, soprattutto, qual era lo scopo principale di questo viaggio? Era davvero una fuga romantica per salvare un amore in crisi, oppure c'era altro dietro? Qui le cose si fanno un po' più intricate. Le versioni dei fatti divergono e le interpretazioni si moltiplicano. Alcune fonti sostengono che Neslihan e Burak fossero in Italia per motivi strettamente professionali. Sembra che entrambi abbiano dei progetti in cantiere che coinvolgono produzioni italiane e che abbiano approfittato del viaggio per unire l'utile al dilettevole, come si suol dire. Questa ipotesi non è affatto da scartare a priori. Entrambi gli attori sono molto richiesti e apprezzati a livello internazionale. E non sarebbe sorprendente se avessero ricevuto offerte da produzioni cinematografiche o televisive italiane. Inoltre, l'Italia è un paese che esercita un grande fascino sugli artisti e i registi stranieri, grazie alla sua bellezza, alla sua storia millenaria, alla sua cultura ricca e variegata e, ovviamente, alla sua gastronomia invidiabile. Tuttavia, c'è anche chi insiste nel sostenere che il viaggio in Italia sia stato principalmente una fuga romantica, un tentativo disperato di allontanarsi dai problemi, dallo stress della vita quotidiana e dalla pressione mediatica, per ritrovare l'intimità di coppia e riaccendere la fiamma della passione. Questa ipotesi è supportata da alcune foto che li ritraggono insieme, sorridenti e rilassati, mentre passeggiano mano nella mano per le vie di Roma, mentre ammirano un tramonto mozzafiato sulle colline toscane o mentre gustano un gelato artigianale in una gelateria di Firenze. Inoltre, alcune fonti vicine alla coppia, sempre anonime, ovviamente, ma che si professano ben informate, hanno confermato che Neslihan e Burak hanno attraversato un periodo particolarmente difficile, a causa dello stress accumulato, degli impegni lavorativi sempre più pressanti e della costante attenzione dei media, che spesso invadono la loro privacy e amplificano anche le più piccole incomprensioni. Un viaggio in un paese straniero, lontano dai riflettori e dalle malelingue, potrebbe essere stata la soluzione ideale per ritrovare la serenità, la complicità e la passione di un tempo. Qual è, quindi, la verità definitiva? Probabilmente, come spesso accade in questi casi, la verità sta nel mezzo. Neslihan e Burak potrebbero aver sfruttato l'occasione di un viaggio di lavoro in Italia per concedersi anche qualche giorno di relax e di svago, per ritrovare l'armonia di coppia e per riscoprire il piacere di stare insieme, lontani dagli impegni professionali e dalle pressioni mediatiche. Dopotutto, chi non vorrebbe trascorrere qualche giorno in Italia, immerso nell'arte, nella cultura, nella storia, nel buon cibo e nei paesaggi mozzafiato che il nostro paese ha da offrire? E se a tutto questo si aggiunge la possibilità di ritrovare l'amore e di salvare un matrimonio in crisi, la fuga romantica diventa ancora più allettante e irresistibile. Certo, è impossibile sapere con certezza cosa sia successo realmente tra Neslihan e Burak durante il loro viaggio in Italia. Solo loro due conoscono la verità e solo loro possono dire se questa fuga romantica è servita a salvare il loro matrimonio oppure no. Ma una cosa è certa. La loro storia continua a far sognare milioni di fan in tutto il mondo, che sperano ancora in un lieto fine. E noi, da appassionati di gossip e di storie d'amore che sembrano uscite da una soap opera, non possiamo fare a meno di seguire le loro vicende con grande interesse, pronti a commentare ogni nuovo sviluppo e a sognare insieme a loro. Quindi, cosa possiamo concludere da tutto questo lungo e dettagliato racconto? Che Neslihan e Burak sono stati effettivamente in Italia, che ci sono diverse ipotesi sui motivi del loro viaggio, lavoro, amore o, più probabilmente, un mix di entrambi, che hanno attraversato un periodo difficile, ma che sembrano intenzionati a superarlo insieme, magari proprio grazie al fascino e alla bellezza del nostro paese, e che, nonostante le voci, i pettegolezzi e le indiscrezioni, la loro storia continua a farci sognare e a tenerci incollati allo schermo. Ed eccoci arrivati alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto e che abbiate trovato interessante la mia analisi della presunta fuga romantica in Italia di Neslihan e Burak. Riassumendo brevemente, abbiamo visto che la coppia è stata effettivamente in Italia, che ci sono diverse ipotesi sui motivi del loro viaggio, lavoro, amore o entrambi, e che la loro storia continua a suscitare grande interesse da parte dei media e dei fan. Grazie mille per aver guardato il video. Spero che vi siate divertiti.
Adesso voglio sapere cosa ne pensate voi. Lasciate un commento qui sotto e ditemi qual è la vostra opinione sulla storia di Neslihan e Burak. Credete che la loro fuga romantica in Italia sia stata un successo? Oppure pensate che ci siano ancora dei problemi da risolvere? Non vedo l'ora di leggere i vostri commenti. E, prima di salutarvi, vi ricordo di mettere mi piace a questo video, di condividerlo con i vostri amici e, soprattutto, di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi incoraggia a continuare a creare contenuti interessanti e divertenti per voi. Quindi, non siate timidi, cliccate sul pulsante iscriviti e attivate la campanella per non perdere nessun video. Grazie ancora e alla prossima!